Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere come sarà questo mese di luglio 2024 e andiamo a vedere con la parte oracolare cosa ci vogliono dire, dove ci vogliono indirizzare e poi andiamo a vedere con i tarocchi nello specifico per tutte le questioni, ok? E invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, risvegliare la coscienza e l'arte del vivere dei miei podcast per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. Allora, andiamo a vedere Capricorno, luglio 2024, facciamoci la sezione oracolare, fate, poi ci mettiamo l'oracolo della magia. Poi ci mettiamo i tarocchi oracolari. Poi ci mettiamo la sezione amore con i miei oracoli lui-lei, infallibili. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui-lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Amore, ci mettiamo questa, poi ci mettiamo questi altri oracoli sempre sull'amore per completare il messaggio. Poi ci mettiamo l'approccio sciamanico, e poi ci mettiamo l'oracolo delle porte. Quale porta si apre per te? Vediamo un po'. Allora, iniziamo il nostro meraviglioso viaggio. Vediamo, Capricorno, vediamo le fate cosa dicono. Chi devi perdonare? Qua c'è qualcuno che devi perdonare probabilmente a luglio, o che ti chiede perdono, o qualcuno che chiede un perdono. Quando lascerai scorrere via da te la rabbia o il risentimento, ti accorgerai che i tuoi desideri diventano realtà. Allora, come prima carta, questa carta mi dice che c'è un po' di risentimento verso una situazione, verso qualcuno, o anche della rabbia. E per tutte le ragazze nuove vi invito a guardare il mio video Magia Pratica 2 su come evocare il dio della rabbia e portarlo fare una cerimonia affinché tu possa integrare la sua forza corrispondente che si chiama impeto guerriero. Allora, qua ci sono delle emozioni che questo mese ti ricorderà a livello karmico che vogliono udienza da te. Tali emozioni possono essere rabbia, frustrazione, tristezza. Solitamente quando abbiamo rabbia o risentimento e quando abbiamo subito anche da piccoli un certo karma di rabbia o di violenza da qualcun altro, oppure siamo stati noi a dare violenza a qualcuno anche verbale e dentro di noi si instilla il senso di colpa. Sono due facce della stessa medaglia. Questo è il mese in cui tu avrai a che fare con questi dei, con queste emozioni che hanno l'unico scopo di guarire, di dissolvere le tue paure e i tuoi attaccamenti. Devi sapere che le persone fuori da te non c'è nessuno fuori, sono tutte maschere del divino, come vi insegno sempre. La parola persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera, e gli etruschi utilizzavano le maschere per fare teatro, e quindi nel grande teatro della vita queste maschere, queste persone ti palesano il divino. Ogni persona che incontri è un aspetto del divino che ti chiede udienza. Quindi questo è il mese in cui tu farai questo processo di trasmutazione e darai il via ai tuoi desideri. Comunque poi andiamo a vedere, vediamole tutte. Vediamo cosa ti dice l'oracolo della magia. Alas, nunca necessitaste esas alas para volar. Allora qua mi dice che questo è il mese in cui si scioglie questo vecchio dolore emotivo
ne avrai a che fare praticando la cerimonia della rabbia o tutte le emozioni che ti vengono, come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 2, tu avrai le ali finalmente per volare. Perché? Perché la rabbia diventa impeto guerriero, il senso di colpa diventa potenza e ti daranno le ali per volare. E qua c'è una lei che esce dalla torre, ok, volando. La torre qua cosa simboleggia? Simboleggia una situazione che ti vede bloccata o bloccato dentro una nicchia, dove non puoi uscire. Cosa succede? Qua trovi una terza via, che è quella di volare. Se la porta d'ingresso è chiusa, allora l'unico modo è quello di volare. Mm? E quindi tu mi dice qua che trascendi la mente razionale, la colpa, il senso di colpa, la rabbia, la frustrazione e volerai in questo mese. Volerai. Ok. Vediamo cosa ci dice il tarocchio oracolare delle fate. Il mondo, bellissimo. Qua abbiamo un ciclo che si chiude e una nuova tappa di vita per te che si apre. Grande successo. Sei libero di andare in qualsiasi direzione, un percorso si completa. Quindi mi stanno dicendo che tu hai avuto a che fare fino a poco tempo fa, da quando guardi questo video, con quello che ti ho descritto qui. Avrai le ali per volare, troverai un'altra soluzione, che non è la soluzione che avresti trovato prima con la mente razionale, perché come diceva Einstein, un problema non può essere risolto dallo stesso stato di coscienza che l'ha creato. Un problema della mente non può risolversi con la mente razionale. Quindi rabbia, frustrazione, senso di colpa, è un gatto che si morde la coda. Quando tu ti chiedi il perché delle cose, quello è il più grande veleno. Gli eventi arrivano per un fine, non perché hanno una causa. Se ti chiedi perché, non arrivi mai a nessuna soluzione. E quindi noi dobbiamo vedere gli eventi come dei, come forze, proprio come ci insegna la psicologia archetipica. E quando tu cambi mente risolvi il problema, perché non usi la mente con lo stesso problema che l'ha creato. Cosa succede? Il mondo, finalmente una tappa si completa, si apre un nuovo ciclo, grande successo per te. Ok. Vediamo cosa ti dicono nell'amore. E quindi uscimmo a rivedere le stelle, Dante Alighieri. Qua mi dice che si pacificano gli eventi dissonanti. E quindi uscimmo a rivedere le stelle, mi parla di pace dopo un periodo di buio, mi parla di pace, di rinnovamento, di equilibrio. Le stelle sono proprio il sogno, no? La sanazione, come se fosse uscita un po' la stella. La sanazione delle dinamiche inerenti alla rabbia, alla frustrazione, al perdono, va bene? Quindi mi parla a livello emozionale, relazionale, di una situazione che migliora, che torna a fluire, al di là se hai una persona o meno. Una situazione quindi emozionale con le tue emozioni che hai incluso e che finalmente torni a fluire con le tue emozioni in pace. Cosa determina questa cosa all'esterno? Determina anche la pace con le persone o con una persona, che sono maschere del divino. Cosa ci dice quest'altro oracolo? Amore tediato. Qua c'era qualcosa che ha tediato, ha infastidito o ha fatto mettere le spalle l'uno con l'altro, con l'altra. Se hai un amore, se hai una persona, io qua vedo che vi date le spalle per qualcosa che è accaduto, per qualcosa che può accadere in questo mese e che poi si può risolvere. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Oppure se non hai nessuno, eri un po' arrabbiata o arrabbiato con l'amore, no? E io ti dico che non darai più le spalle all'amore in questo mese. Qua conoscerai delle persone, ma soprattutto, e quindi uscimmo a rivedere le stelle, mi parla della sanazione di quelle dinamiche di rabbia, di frustrazione che hai proiettato nelle relazioni e quindi ti hanno occultato un po' la visione. Diciamo che con il mondo questo processo si completa. Poi vediamo, adesso che mettiamo i tarocchi, cosa accade. Qual è l'approccio sciamanico? Il bastone. Il bastone è come se fosse un asso di bastoni. Energia creativa, impulso dinamico in questo mese di luglio 2024. Ti vedo un po' come se fosse la bacchetta magica, no? Ti vedo integrare le forze degli dei, cioè le forze delle tue emozioni,
avere le ali per volare è la tua bacchetta magica per esaudire i tuoi desideri. La tua bacchetta magica ha a che fare con la tua forza vitale. La tua forza vitale proviene dall'anima. Ti vedo rinascere in questo mese, quindi uscimmo a rivedere le stelle, rinascere sotto più punti di vista. Vediamo cosa ci dice l'oracolo delle porte. Infatti la porta del fuoco, asso di bastoni, è proprio il fuoco. Questo è il mese in cui ci sarà una prova iniziatica. Tale prova iniziatica ha a che fare col coraggio di buttarti in ciò in cui credi. Che sia un progetto lavorativo o un lavoro, che sia una relazione d'amore appassionata, è una porta che ti chiede il superamento della porta del fuoco. Lanciati in questa porta del fuoco. Questo è un mese in cui farà caldo da un punto di vista emozionale. Avrai un grande fermento interiore che mi parla sia della sfera, di tutte le aree della tua vita, ma soprattutto del tuo metterti alla prova nel manifestare il tuo coraggio o in un progetto lavorativo che ti appassiona, ti vedo proprio appassionata a un progetto, a qualcosa, o a una causa, oppure c'è una relazione appassionata che arriva, energia forte, passionale, scusami, di risveglio della Kundalini, asso di bastoni, il bastone. Va bene? Ok. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi. Ci facciamo una bella croce celtica. Capricorno. Capricorno. Ti vedo volare in questo mese, volare, ecco, ti vedo alleggerirti dalla pesantezza di vecchie dinamiche, ecco, ti vedo volare, c'è tanto fuoco qua. Vediamo, Capricorno, situazione attuale, la sfida, subconscio, su cosa focalizzi l'attenzione, passato, futuro, il tuo approccio, influenze esterne, speranza, paura, risultato. Allora, vediamo un po', situazione attuale. Infatti qua abbiamo un 5 di spade. Abbiamo un po' di malestare, un po' di malessere attualmente col 5 di spade. Appena stai guardando questo video, perché è relativo a questa carta qui, sul chi devi perdonare, un po' di tensione, un po' di malestare. Come vedi anche qui abbiamo due persone che si danno le spalle, anche nella carta oracolare dell'amore, due persone che si danno le spalle, no? Con un po' non voler vedere, essere stressato mentalmente. Qual è la sfida? Il 3 di bastoni. La sfida è quella di mettersi alle spalle un mentale che ti acchiappa. 3 di bastoni mi parla, probabilmente c'è una distanza con una persona a livello amoroso, e il 3 di bastoni al blocco è come se vi dicesse c'è una distanza anche a livello lavorativo di un progetto, una distanza sia geografica che in termini mentali, no? Da quanto strada devo fare da percorrere da qui a lì per arrivare a quel mio progetto, superare i limiti mentali 5 di spade che ti danno la distanza. Non c'è distanza, spazio e tempo sono un'illusione della mente duale, della realtà duale. Ed è tutto, come dicono i buddisti, come se fosse vero, ma non è vero, tutto è illusorio. Tu con la tua anima arrivi ovunque, non c'è spazio e tempo che tenga. Vediamo un po' su cosa focalizzi l'attenzione. Qua abbiamo Re di Coppe. Sì, io ti dico una cosa, qua c'è una persona che tu ami, oppure qua c'è una persona, parlando per esempio a livello emozionale, è come se ci fosse tensione con una persona che è distante da te. Questa persona lo sa che c'è tensione, se questo è il tuo caso, tant'è che qua abbiamo una nuova tappa di questa situazione. Se invece parliamo a livello tuo personale, questo coesiste anche con l'amore, faccio entrambe le letture. C'è tensione riguardante alla distanza che la tua mente razionale ti dice che c'è tra te e la realizzazione dei tuoi sogni, Re di Coppe.
Ti dico che in questo mese tu avrai le intuizioni giuste per superare tale distanza psichica, cioè seguirai le tue intuizioni. Vediamo il subconscio. Qua c'è l'asso di bastoni e l'asso di bastoni. Qua c'è un inizio, il tuo subconscio è animato da un fermento interiore, mi dice che hai integrato il potere relativo alle emozioni, rabbia, frustrazione, e quindi tu che mi superi questa cosa, la distanza psichica dalle cose. Qua c'è un nuovo inizio che diciamo anima anche una eventuale relazione ed è fermato da tensioni mentali. Però qua abbiamo una persona che si dichiara a te, attenzione, che accorcia le distanze. Vediamo al passato. Qua abbiamo il novizio e la regina di coppe. Qua tu hai avuto pazienza rispetto a una relazione o a una persona o rispetto all'amore, però questa pazienza è come se andasse un po' a scemare ogni tanto, no? C'è tensione, c'è distanza, quando arriva quella cosa. E comunque la regina di coppe mi dice che nel recente passato tu hai accolto le tue emozioni in qualità di dei, di eventi. Molti di voi hanno lavorato già con la magia pratica 1 e magia pratica 2. E questo ti ha animato il tuo subconscio, no? Lavorare con le tue emozioni significa dare anche lavorare sulle tue emozioni, accoglierle in qualità di dei, divinità, significa alimentare il subconscio di nuova energia e linfa vitale. Vediamo cosa succede qua nel prossimo futuro. Qua abbiamo 8 di bastoni, abbiamo l'energia che si sblocca completamente da questo passaggio, da questa situazione di 5 di spade. Comunicazioni da parte di chi tu ami, comunicazioni amorose. Riuscimmo a rivedere le stelle, finalmente la pace da una situazione tediata da cosa? Da una distanza psichica, geografica, temporale. Se qua non c'erano contact con qualcuno o tensione con qualcuno, oppure tensione rispetto all'amore, tu hai atteso l'amore, adesso stai perdendo la pazienza, che c'è tensione. Allora, qua arrivano comunicazioni, sblocco dell'energia da parte di lui, o può essere anche una lei. Anche sul lavoro, se fai un lavoro creativo, artistico o un lavoro che ha a che fare con la tua intuizione, vedo che c'è sblocco per il fatto che segui la tua intuizione. Cos'altro? Qua abbiamo il 7 di denari, il tuo approccio è un'attesa, stai attendendo lo sblocco di più cose, qua ce le avrai, di nuovi frutti. Influenze esterne, abbiamo un 8 di spade, è come se non vedessi come se vedessi l'esterno bloccato a te, anche la comunicazione di persone, anche l'amore stesso bloccato a te, come se tutto il mondo intorno, vedi qua abbiamo te che sei bendata o bendato e abbiamo due persone qua che si danno la mano, cioè come se tu non vedi che il mondo fuori è diverso da come tu pensi. Ok. Quali sono le tue speranze e paure in questo mese? 4 di spade, qua è come se stessimo il fermo, tutto un fermo. Sappi che qua c'è la porta del fuoco, tutto si sblocca e devi essere preparata al coraggio che ti ho detto. Coraggio di andare incontro a quello in cui credi. Progetti lavorativi o situazione amorosa. Qual è il risultato? Bella stella. È la stella, ragazze mie, la stella. Risultato, realizzazione di ciò che ti prefiggi. La stella mi parla di sanazione a livello amoroso, di sanazione a livello relazionale, di sanazione a livello intuitivo. Sapete che quando ci sono le spade che sono il mentale è la paura della mente, no? Che ti blocca, che ti vuole tenere in un recinto. Me la trascendi completamente. Arrivano comunicazioni da persone amabili, laddove c'era silenzio o laddove non vedevi avanzamento, stavi attendendo da tempo, stavi perdendo un po' la pazienza, oppure stai lì che stavi coltivando i tuoi tesori nascosti affinché potessero essere palesati. Questo è il mese dello sblocco in tutte le situazioni. Va bene? La stella mi parla di la realizzazione di un sogno d'amore, lavorativo, creativo, superamento delle barriere del 3 di bastoni che al blocco mi parla magari laddove tu magari potevi non percepire o puoi non percepire un futuro con qualcuno, lo percepisci il futuro proprio perché si sbloccano le questioni relative al mentale. Ok. Adesso voglio vedere sul lavoro, visto che non me l'hanno specificato proprio, però ci metto 3 carte. 3 carte sul lavoro per le mie ragazze e i miei ragazzi del Capricorno.
Qua abbiamo al contrario, temperanza, guarigione, comunicazione, il mondo di nuovo. Si apre una nuova tappa per te, specialmente per coloro i quali fanno un lavoro di assistenza, operatori olistici o assistenza agli altri, di guarigione, anche delle sciamane o sciamani. Si apre una nuova tappa per te che ha a che fare con questo. Per esempio, se fate, ma anche se non fate un lavoro di natura di assistenza all'altro, io vedo che la guarigione che mi parla della temperanza, la stella, la guarigione che voi avete messo in atto dentro voi stesse, includendo le vostre emozioni come dee, come spiriti, questo porta a una nuova tappa di successo nella tua vita lavorativa. Insegna anche agli altri a come superare i loro limiti mentali. Cos'altro? E poi abbiamo una morte, 3 arcani maggiori incredibili sul piano lavorativo. Io credo sul piano lavorativo arriva proprio un punto e a capo. C'è un cambio inerente alla tua guarigione emozionale, una nuova tappa della tua vita che ti porta a fare o completamente tutt'altro che ha a che fare con quello in cui credi veramente, la porta del fuoco, un progetto proprio. Oppure arriva un cambio di successo relativo al tuo cambiamento. Qua c'è un 6 di spade che mi parla anche di un trasferimento, di qualcosa di cui potevi avere magari paura. A cosa porta la morte? Un 6 di spade incredibile, ha uno spostamento, ha un cambio, ha anche un trasferimento, un trasloco, un cambio di posizione, un cambio radicale nel piano lavorativo che ha a che fare con la tua guarigione emozionale. Realizzazione di un sogno, qua credo che arrivi un progetto nuovo per te, completamente nuovo, che ha a che fare con la guarigione. Sia guarigione che tu sai guarire perché hai guarito te stesso o te stesso, qualcosa di nuovo arriva qua. Vedi la papessa, è una grande dote spirituale. Fammi vedere al positivo il lavoro per il Capricorno. Al positivo 8 di bastoni, te lo dicevo anche qua. Comunicazioni sblocchi, probabilmente qualcosa di nuovo che ha a che fare con questo tuo servizio. 6 di coppe mi parla di sblocchi lavorativi, di comunicazioni che hanno a che fare con qualcosa che fa felice la tua bambina interiore. Al di là del denaro che arriva di conseguenza, è proprio qualcosa che ti fa felice. Bellissimo, ragazzi. Ok, vediamo. O puoi lavorare con i bambini, qualcosa di questa natura che ti porta a grande felicità, uno spostamento di coscienza. Vediamo cosa ti dice l'oracolo delle risposte. Conoscenza profonda. Questo ha a che fare con la tua saggezza, la saggezza ancestrale. Mi parla di una conoscenza molto profonda che hai della realtà spirituale, una conoscenza profonda delle tue intuizioni, seguire le intuizioni. È un mese mistico che si riverserà in un successo pratico. Ok? Ecco, questo sarebbe il titolo di questo video. Mese mistico e successo pratico. Vediamo cosa ti dice l'ultima carta dei Sefirion. Pacificazione dell'albero genealogico, sì. Allora, chi devi perdonare, prima carta, pacificazione dell'albero genealogico. Cosa ti ho detto con questa prima carta? Rimanda indietro il video. Situazioni con mamma, papà, ok? Situazioni che ci vengono dall'infanzia come qualità karmica. Qua pacificazione dell'albero genealogico mi dice che si pacificano gli eventi del tuo passato che hanno ostruito le vene dell'anima, della creatività. Bellissimo, che hanno determinato anche nelle relazioni situazioni di tossicità, di ego e anche nelle relazioni lavorative. C'è una pacificazione, soprattutto io credo che questo si riversi nel lavoro con forme proprio di guarigione. Credo che anche fate un lavoro che guarisce gli altri e voi guarite voi stessi anche perché è sempre uno scambio. E pacificazione, qua c'è pacificazione anche nell'ambito emozionale, relazionale. Bellissimo, ragazzi e miei ragazzi, io vi faccio i miei più profondissimi e bellissimi complimenti e salvatevi questo video, condividetelo con le persone a voi care che sono magari del Capricorno, perché stiamo contribuendo tutte al risveglio del pianeta Terra e Madre Terra che incalza su questo. Quindi io ti ringrazio, ti abbraccio profondamente e come sempre, che Dio ti benedica. Mua.